Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo di audio e lo facciamo con le A50 Wireless Gen 4 prodotte da Astro Gaming, le loro top di gamma. Sono delle cuffie che tengo d'occhio da tanto tempo perché incarnano tutte le caratteristiche che ricercavo all'interno di una cuffia da gaming, ossia un ottimo audio, un buon microfono e soprattutto la possibilità di essere utilizzate tramite connessione wireless. Ho la necessità di switchare rapidamente tra la postazione di guida e il monitor alle mie spalle dove assemblo i video e utilizzo il PC per altri scopi senza l'ingombro dei cavi, e quindi ricercavo una cuffia che mi permettesse di mantenere comunque un'ottima qualità audio con tutta la libertà della connessione wireless. Ho chiesto ad Astro di poterle provare, sono stati davvero super gentili, mi hanno inviato la versione compatibile con PC e PlayStation. Riguardo la compatibilità esistono infatti due modelli, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, e il modello invece dedicato al lato Microsoft, quindi Xbox e PC. Dal punto di vista hardware le cuffie sono praticamente identiche, differiscono semplicemente per il chip all'interno che le rende compatibili con l'ecosistema Sony e invece con l'ecosistema Microsoft per la versione dedicata. Il prezzo è abbastanza importante, parliamo di 300 euro di listino, su Amazon però si trovano spesso intorno ai 240-250 euro, che è un prezzo secondo me centrato per delle cuffie che, come vedremo, hanno delle caratteristiche veramente molto interessanti, soprattutto con un occhio di riguardo ai videogiocatori. Partiamo quindi con la recensione ed andiamo a scoprire nel profondo queste Astro A50 Wireless. Partirei dando un'occhiata veloce alla confezione, una confezione veramente molto curata in ogni dettaglio che lascia già presagire la cura per il cliente posta da Astro all'interno di questo prodotto. Una cover esterna in cartone che sulla parte frontale riporta l'immagine delle cuffie e la scritta A50 Wireless più Base Station. La cuffia è infatti composta da l'headset vero e proprio e dalla base di ricarica e di trasmissione dati che analizzeremo poi più avanti. Al di sotto troviamo un bollino di colore blu e una striscia ad indicarci proprio la compatibilità con le console di Sony. Sulla parte posteriore invece sulla sinistra la descrizione di tutte quante le specifiche, Dolby Audio, Mixamp che analizzeremo meglio più avanti, e una visione schematica invece della cuffia che indica tutti quanti i punti di interesse. Rimossa questa cover in cartone troviamo un cofanetto veramente bellissimo che si apre a mo' di scrigno e che nasconde all'interno il cavo ottico, la cuffia vera e propria, e sollevando il coperchio in plastica trasparente troviamo invece la base di ricarica e di trasmissione e il cavo USB micro USB per la connessione al PC. Diamo un'occhiata adesso alla cuffia analizzando prima la costruzione, i materiali e poi andando a scoprire tutte le funzioni. È una cuffia costruita principalmente in plastica di qualità sia per quanto riguarda la base sia per quanto riguarda l'headset vero e proprio, che ha anche degli inserti in metallo. Una cuffia relativamente leggera. Per essere una cuffia wireless infatti siamo intorno ai 380 grammi, che sono però ben bilanciati sulla testa. Infatti quando si indossano sono delle cuffie che non danno il senso di pesantezza, ma anzi il peso è veramente ben distribuito. Una volta fatta l'abitudine si può anche dimenticare di averle in testa. Cuffie dal punto di vista della comodità veramente ottime. Per quanto riguarda i materiali abbiamo una plastica elastica che lascia il padiglione ben aderente alla testa senza però dare un fastidio da compressione, materiale gommoso nella parte superiore dell'archetto, veramente molto piacevole al tatto, resiste sia alle impronte ma soprattutto ai graffi. Delle cuffie che utilizzo da circa 4-5 mesi e che sono veramente come nuove. Stesso materiale anche per la struttura che sostiene il padiglione invece che è in plastica rigida opaca, con un particolare inserto in plastica lucida che va invece in prossimità dei padiglioni veri e propri in tessuto. Per quanto riguarda appunto i padiglioni, questi sono in accoppiata con l'archetto superiore, sono tutti e tre costituiti da un tessuto molto morbido, un simil velluto cotone che ci dà una sensazione di leggerezza e di comfort. La cosa particolare di queste cuffie è che possono essere sostituiti sia i padiglioni sia la parte superiore dell'archetto. I padiglioni con un meccanismo veramente fantastico, magnetico, magneti potentissimi che si incastrano e non fanno poi ballare il padiglione durante
le fasi di indossaggio oppure quando andiamo ad utilizzarle, e la stessa cosa succede anche per la parte dell'archetto, che invece ha un meccanismo con dei dentini ad aggancio. Una caratteristica che ho apprezzato veramente tanto, perché sono delle parti che tendono ad usurarsi in maniera molto veloce su una cuffia da gaming che si utilizza tutti i giorni, e che ho apprezzato veramente tanto il fatto di poterle rimuovere per igienizzarle, ma anche per sostituirle. A tal proposito, oltre a questi padiglioni auricolari originali, abbiamo un mod kit che è composto da due padiglioni auricolari e un archetto di simil pelle, che va un pochino a cambiare l'esperienza utente, rendendo l'isolamento acustico maggiore, un comfort secondo me superiore, anche se a scapito un po' del calore. La 50 mod kit viene venduto separatamente ad un costo di circa 39 euro. È un acquisto che però consiglio a coloro i quali vogliono isolarsi in maniera maggiore rispetto a quello che possono fare i padiglioni auricolari normali, e secondo me sono anche un pochino più igienici, perché più facili da pulire rispetto invece a questi in cotone. Dal punto di vista del comfort, come detto, cambia qualcosa, perché quelli in pelle sono un pochino più generosi, quindi anche l'orecchio all'interno ha un pochino più di spazio, isolano in maniera passiva molto di più rispetto a questi che lasciano invece passare qualche rumore, ma d'altro canto, come abbiamo detto, riscaldano leggermente di più. Per quanto riguarda l'analisi della cuffia abbiamo finito, andiamo a vedere invece come è composta la base sempre in plastica, con la parte superiore in plastica opaca e la parte invece inferiore in plastica lucida che nella parte anteriore nasconde un display LCD che ci dà tutte quante le informazioni più importanti all'interno della cuffia, come la ricarica della batteria, la connessione al PC o alla PlayStation, le varie modalità di equalizzazione e l'attivazione del Dolby Audio. Un display veramente fantastico che ci dà un colpo d'occhio su tutte quante le modalità di funzionamento della nostra cuffia. All'interno abbiamo il mix amp, quindi una scheda audio di proprietà di Astro Gaming, che fa un lavoro secondo me davvero incredibile. Possiede delle antenne wireless da 2.4 GHz per la connessione con la cuffia, come vedremo più avanti hanno una portata veramente molto importante, e soprattutto queste cuffie hanno la possibilità di essere ricaricate direttamente con il semplice contatto con la base, contatto che viene aiutato da un'attrazione magnetica tra appunto la cuffia e la base, ed è secondo me una delle caratteristiche più interessanti di questa cuffia. Avevo delle cuffie wireless che spesso dimenticavo di ricaricare. Con questo sistema, una volta finito di utilizzare il PC, si poggiano sulla base e la mattina dopo si trovano perfettamente cariche. Nella parte posteriore della nostra base station abbiamo il tasto di switch tra modalità PC e modalità PlayStation, quindi con un click si riesce a switchare tra l'utilizzo su PC e l'utilizzo su console di Sony. Un ingresso USB-A che serve per la ricarica diretta con cavo micro USB, quindi un'alternativa alla ricarica tramite contatto wireless. Un cavo, o meglio un ingresso pass-through, quindi un ingresso ottico e un'uscita per un cavo ottico, per fare appunto il bypass di un cavo ottico magari destinato poi ad un'altra periferica. Un ingresso con jack da 3.5 mm AUX, quindi necessario per collegare qualsiasi periferica esterna, e il cavo micro USB che poi andrà connesso o alla PlayStation o al PC. Quindi una base con tante alternative dal punto di vista della connessione. La particolarità di questa base, come abbiamo detto, è la possibilità di avere il display nella parte anteriore, che ci permette di interagire e soprattutto di avere sempre a vista tutti i parametri principali della cuffia. Parliamo adesso di controlli, e lo facciamo andando ad analizzare tutti i pulsanti e le caratteristiche presenti sulla cuffia vera e propria. Sul padiglione destro sono concentrati tutti quanti i pulsanti che ci permettono di controllare la nostra cuffia, a partire dal pulsante più in alto, che è il tasto di accensione e spegnimento, che integra un LED di colore bianco quando la cuffia è accesa, LED di colore rosso invece quando la cuffia è in fase di ricarica sulla sua base station. Il tasto inferiore invece dedicato all'attivazione o alla disattivazione del Dolby Audio che viene comunicata la sua attivazione direttamente sul display. Il tasto inferiore invece dedicato ai profili di equalizzazione. Sulla cuffia infatti sono presenti 3 profili di equalizzazione memorizzati direttamente all'interno dell'headset, senza la possibilità, o meglio senza la necessità di intervenire tramite il software. Il software serve per calibrare i profili che poi
poi vengono inviati direttamente alla base e quindi non c'è necessità alcuna di avere il software aperto. Anche questa grandissima funzionalità. Tasto quindi che ci permette di switchare tra profilo 1, profilo 2 e profilo 3 dell'equalizzazione. Qui una piccola nota dolente, ovvero la posizione dei due tasti e soprattutto l'aspetto tattile. Sono due tasti praticamente identici e questo li rende difficili da discriminare durante l'utilizzo, perché sono praticamente molto vicini e non hanno modo di essere diciamo distinti l'uno dall'altro. Mi è capitato spesso e volentieri di confondere una con l'altra modalità, magari sarebbe stato opportuno cambiare forma al tasto oppure magari renderne uno non so, zigrinato in modo tale da essere individuato con maggior facilità. Nella parte inferiore molto facile da raggiungere c'è invece il bilanciere per la regolazione del volume che ha degli scattini, quindi è anche molto semplice da tenere sott'occhio l'aumento o la diminuzione del volume. Nella parte inferiore invece abbiamo i contatti dorati per il caricamento direttamente sulla base e l'ingresso micro USB per la ricarica cosiddetta rapida. Anche qui piccola nota dolente, perché nel 2022 ancora un connettore con presa micro USB avrei preferito sicuramente una connessione di tipo USB-C, anche se a dir la verità non si usa praticamente mai. Altro controllo molto interessante sull'headset vero e proprio è rappresentato sul padiglione destro che ha un inserto in gomma morbida con un bilanciere del volume che va a controllare il bilanciamento tra il volume del gioco e il volume della chat vocale. È una genialata, ragazzi, perché molto spesso ci si trova a dover diminuire il volume di gioco perché non si sentono gli amici oppure viceversa. Con questo bilanciere si riesce in tempo reale a regolare il volume proprio in funzione di quello che vogliamo ascoltare meglio, quindi un'altra caratteristica veramente molto interessante all'interno di queste Astro A50. Parliamo adesso del microfono, un'altra caratteristica fondamentale all'interno di una cuffia da gaming, microfono che deve permettere di comunicare in maniera più limpida e cristallina possibile con gli amici sulle chat vocali. Un microfono dotato di tecnologia flip to mute. Cosa vuol dire? Che il microfono, quando è posto in posizione verticale, è spento, si attiva non appena il microfono viene posizionato vicino alla bocca. Sentirete un click e quello è il segnale che il microfono è effettivamente attivo. Super comodo perché basta sollevare il microfono per silenziare l'audio e quindi nessuno sarà in grado di sentirvi ed è un'operazione che si esegue veramente in un secondo. Microfono realizzato in una plastica gommosa che permette di adattarsi alle forme del viso e regolato di conseguenza. Microfono che ha una buona qualità sonora e che vi permette di comunicare in maniera abbastanza buona con i vostri amici. Ovviamente non è un microfono da registrazione, l'audio è sempre leggermente compresso per via della connessione wireless, ma comunque tutti i microfoni delle cuffie da gaming non sono poi dei microfoni eccezionali. Questo fa il suo dovere e lo fa anche secondo me molto bene. Parlando sempre di microfono, c'è una caratteristica molto interessante che vale la pena analizzare, ovvero il ritorno in cuffia del parlato. Una caratteristica importante in molte situazioni, perché spesso con il suono del gioco e magari con il mod kit molto isolante dal punto di vista passivo si tende a sollevare troppo il volume della voce e dare quindi fastidio magari anche ai vicini. Una funzione veramente molto apprezzata dal mio punto di vista. Sul software dedicato di Astro, fatto veramente molto bene, abbiamo la possibilità di aumentare o ridurre appunto questo volume che ci dà appunto la percezione del nostro parlato. Funzione molto gradita e che soprattutto funziona con zero lag, quindi il ritorno è istantaneo e non avete alcun tipo di lag che vi può dare fastidio durante l'ascolto. Abbiamo parlato già di batteria integrata, lo facciamo in maniera più approfondita analizzando sia le modalità di ricarica sia l'autonomia della batteria integrata, modalità di ricarica che sono, come detto, il contatto magnetico della cuffia sulla base station oppure la ricarica tramite cavo USB. Ricarica tramite cavo che è più rapida rispetto a quella a contatto, che in realtà è un pochino più lenta, quindi vi consiglio di effettuarla durante il corso della notte perché impiega veramente qualche ora soprattutto a portare
la cuffia dallo 0 al 100%, è sicuramente una ricarica più gentile, più morbida nei confronti della batteria, in modo da preservarne anche la durata nel corso del tempo. Quella con cavo invece è più rapida se vi serve un boost, e soprattutto una volta connesse le cuffie possono essere utilizzate anche con batteria allo 0%, perché verrà sfruttata poi la connessione tramite cavo. Autonomia dichiarata da Astro intorno alle 15 ore, che sono secondo me rispettate, perché le ho portate intorno alle 13 ore con un 15% di batteria, quindi secondo me si arrivava facilmente alle 15 ore, autonomia più che sufficiente, perché credo che sia difficile in una giornata utilizzarle più di 13-14 ore. La sera comunque quando si va a dormire si spegne il PC e si ripongono sulla base per trovarle poi al mattino seguente completamente cariche. Abbiamo parlato del lato wireless, lo facciamo in maniera un pochino più approfondita perché è uno degli aspetti più importanti all'interno di una cuffia wireless, quindi deve mantenere sia una buona portata sia una buona qualità. Dal punto di vista della portata sono rimasto veramente stupefatto. Avevo precedentemente delle Corsair Virtuoso che mi perdevano il segnale nella stanza adiacente a questa dove registro e dove ho il PC. Con queste cuffie invece riesco veramente a camminare in tutto l'appartamento, ad uscire addirittura sul balcone, e le cuffie mantengono la connessione sempre stabile con un suono veramente super pulito. Dal punto di vista anche della qualità, secondo me il wireless non fa per niente rimpiangere il cablato, quindi una modalità wireless che è assolutamente promossa sia dal punto di vista della qualità sia dal punto di vista del range. Ci permette di muoverci all'interno dell'appartamento in piena autonomia, continuando magari a conversare con gli amici senza i problemi dovuti al cavo e senza interruzioni dovuti magari alla mancanza di potenza della banda. Questo è dovuto sia alla qualità costruttiva delle cuffie nella parte dell'headset, sia alle potenti antenne integrate all'interno della base station. Parliamo adesso della caratteristica più importante all'interno di una cuffia in generale, ossia l'audio. L'audio è la parte più importante ovviamente in una cuffia, e vi darò il mio parere come videogiocatore, come lo potreste essere voi. Non sono un audiofilo, quindi il mio parere è assolutamente soggettivo e ristretto alla mia esperienza avuta finora con delle buone cuffie. Possedevo delle Corsair Virtuoso sempre wireless, ma qui siamo ragazzi su un altro livello. Delle cuffie che suonano benissimo da tutti i punti di vista, hanno dei bassi veramente molto corposi, molto pieni, ma mai invadenti, che è una delle caratteristiche più fastidiose all'interno di cuffie da gaming, soprattutto non di qualità. Avere questi bassi veramente ridondanti, pieni, che vanno ad invadere la scena e a coprire tutti gli altri suoni. Gli alti sono veramente cristallini, puliti, un suono secondo me eccezionale. La cosa si trasforma quando si attiva il Dolby Audio, soprattutto in giochi come degli sparatutto, dove si avverte il minimo fruscio, il minimo passo anche dei nemici nelle vicinanze. Il tutto appare veramente pulito, nitido, cristallino, con una corposità e una pienezza veramente incredibile. Il surround poi ci dà anche la sensazione di essere completamente avvolti, soprattutto nella fruizione di contenuti multimediali. Se si guarda ad esempio un film, un trailer, la sensazione è proprio quella di essere quasi all'interno di una sala cinematografica, quindi un suono che dal mio punto di vista mi ha lasciato veramente sbalordito. Io utilizzo le cuffie principalmente sui simulatori senza Dolby Audio attivo, e anche lì ho notato dei suoni che con le cuffie precedenti non avevo mai notato, delle piccole sfumature, delle caratteristiche che mi hanno fatto subito amare dal punto di vista del sound queste Astro A50. Cerchiamo di tirare adesso le somme su queste Astro A50 wireless, delle cuffie secondo me ben bilanciate da tutti i punti di vista, un'ottima connessione wireless, ottima la batteria, ottimo il microfono, fantastico il suono, bellissima la base di ricarica con il display che è utilissimo, sia dal punto di vista della carica della batteria, perché ci indica anche con 4 tacche la durata della batteria, sia dal punto di vista dello switch tra i profili. Abbiamo come detto 1, 2, 3 per quanto riguarda i profili di equalizzazione,
ottimizzazione che sono secondo me fantastici. Io ad esempio ho un profilo dedicato al videogame, un profilo dedicato all'ascolto dei film e un altro dedicato invece al montaggio video, che necessita di un profilo molto flat, molto piatto, per andare poi ad intervenire in post produzione sull'audio, quindi comodissimo perché ho sempre l'occhio su quale profilo audio sto utilizzando. La stessa cosa anche per il Dolby. Connessione come detto eccellente, lo stesso vale per la batteria, un'autonomia infinita, è veramente complicato portarle allo sfinimento, e un audio come detto veramente eccezionale. Per chi ha questo tipo di budget è una cuffia per videogiocatori che consiglio veramente di acquistare, perché è quasi perfetta da tutti i punti di vista. Credo che anche per questa recensione sia tutto, ci vediamo in un prossimo video e anche per oggi vi auguro buona giornata.